Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo che cosa aspettarci dal punto di vista astrologico. La luna nuova in Gemelli ci porta a un periodo molto attivo, di ottimismo, di fiducia, di carica di entusiasmo, leggerezza emotiva, può migliorare la capacità mentale e la comunicazione. È un ottimo momento per studiare, per ampliare le conoscenze, gli incontri, fare nuove esperienze, i viaggi e osservare per permetterci di agire con maggior sicurezza. Agire subito potrebbe essere deleterio, nel senso che siccome di contro dobbiamo fare attenzione a una fase di transizione e forse in alcune circostanze potremmo sentirci vulnerabili, particolarmente esigenti, con scarsa concentrazione, ansia, stanchezza, confusione, e allora è qui che possiamo avere purtroppo le idee poco chiare o avere difficoltà di scelta anche nelle priorità, cioè nelle cose necessarie. Non dobbiamo agire subito, appunto, e non dobbiamo soprattutto adottare delle scorciatoie. Il primo messaggio arriva dalla carta Superluna, molto interessante come messaggio che ci traccia il nostro punto di partenza, quindi intorno al 1 giugno. E che cosa vi vuole dire? Che è una forma di rassicurazione questa carta, perché ci sta dicendo che il nostro impegno verrà ricompensato, quindi dobbiamo continuare a procedere come stiamo facendo, che siamo sulla strada giusta. Se alcune cose non le otteniamo subito, non dobbiamo spaventarci di questo, ma dobbiamo continuare ad andare avanti. Magari vedremo già dei risultati un po' in tutti gli ambiti della nostra vita. Ci può essere anche una bella impennata di energia e ovviamente di essere costanti, però senza strafare. Come vedete anche qui ritornano delle cose che abbiamo detto sin dall'inizio, quindi abbiamo dei riscontri con più o meno la stessa energia a livello astrologico. L'altro messaggio arriva dal gufo notturno. Ecco, questa siccome si riferisce alla saggezza, può dirci che magari dobbiamo sfruttarla in qualche modo. Magari può essere, visto che abbiamo dall'inizio un buon momento per studiare, ed ecco, questo si riferisce al periodo di studio, attraverso un corso o apprendimento personale, magari la lettura, facendo un qualcosa che ci arricchisce nella nostra cultura e nella nostra interiorità. Di sicuro un'altra indicazione è quella di essere prudenti, accorti, cioè conoscere e imparare attraverso l'esperienza, quindi darsi l'opportunità di scoprire, di imparare, di fare diciamo questa esperienza e anche eventualmente di sperimentare. Ci può essere un momento buio? Forse sì, ma dobbiamo ricordarci che il momento buio poi ci porta luce successivamente, e quindi già ci sta dicendo questa carta che ci sarà immediatamente un risvolto positivo. E poi andiamo a scoprire l'altra carta, la stella della fortuna. In questo caso, siccome ha a che fare con i desideri, quelli che andiamo ad esprimere, quelli che abbiamo messo da parte, magari abbiamo l'opportunità finalmente di riuscire a iniziare a seguire un nostro sogno, un nostro desiderio, e
appunto esserci quel colpo di fortuna, una svolta, decisiva, importante in alcuni eventi, in alcune circostanze. Di sicuro dobbiamo essere noi, prima di tutto, consapevoli del nostro potere, riuscire ad attrarre la stessa fortuna, perché se già, ci impediamo, con frasi del tipo: "Non ci riesco, questo non è possibile, questo non si realizzerà mai", allora automaticamente blocchiamo questo potere di attrazione e quindi la possibilità di realizzarli. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo altre indicazioni, quelli che possono confermare o dare altri suggerimenti. Il primo messaggio arriva dalla croce andina, molto interessante come messaggio perché prima di tutto ci parla di aspettare un momento favorevole. Ricordate all'inizio che abbiamo visto osservazione, valutazione e quindi di agire sì, ma prima di aver consapevolezza o riuscire a trovare il momento giusto. E in effetti questa carta va a sottolineare questo aspetto. Magari abbiamo bisogno di accogliere nuova saggezza, di capire meglio alcune circostanze e quindi automaticamente di capire quando muoversi o stare fermi. Può esserci l'inizio di un viaggio interiore oppure la possibilità di alzare lo sguardo oltre la nostra quotidianità e anche di cogliere delle opportunità. Ricordiamoci che se delle opportunità svaniscono, sfumano, non è totalmente negativa, vuol dire, che, magari non fanno al caso nostro, quindi di vedere le cose in un'accezione, positiva e ricordarci che per alcune circostanze non arriva subito il momento di agire, ma dobbiamo aspettare. L'altro messaggio arriva dalla montagna sacra. Con questa carta il messaggio principale è, riguardo lo spazio interiore dove noi cerchiamo guida e risposte e quindi forse abbiamo bisogno di fare un cammino interiore? Può essere un pellegrinaggio, un viaggio, quindi qualcosa a livello di concreto che può aiutarci, oppure di coltivare un po' di spazio dalla solita routine, dalle solite cose, proprio per pensare a noi stessi. Un'altra cosa importante è che la nostra visione interiore va a modellare la realtà e l'abbiamo visto anche nel corso, della lettura, quindi saggezza, gentilezza, consapevolezza, non dobbiamo evitare gli ostacoli, ma sfruttare queste cose proprio per attraversarli in pieno e quindi le risposte in realtà sono già dentro di noi. Non dobbiamo aver paura di affrontare le difficoltà e quello che ci spaventa, perché se continuiamo a ignorarle, a metterle da parte, quelle comunque prima o poi continueranno a saltare fuori e a bloccarci. La raccoglitrice, secondo me si riferisce anche a quello che abbiamo visto proprio di ottenere risultati, di andare a raccogliere le nostre soddisfazioni, quindi i frutti del nostro impegno e poi ha anche, a che fare con è vero l'abbondanza, la disponibilità di ciò che ci serve, la riconoscenza, anche la condivisione e quindi poter condividere le risorse o attingere quelle di cui noi abbiamo bisogno e ovviamente soprattutto anche di fidarsi del ritmo naturale delle cose. Ecco perché non dobbiamo forzare, dobbiamo essere senza ansia di controllo, essere proprio chiari, puliti, semplici anche in quello che facciamo, non esagerare, vivere con ciò che si ha a disposizione senza eccessi o complicazioni ulteriori. Sappiamo benissimo che per certi aspetti la vita è già complessa di suo, se poi noi ci mettiamo un carico eccessivo e allora potremmo peggiorare. Invece vediamo che ci sono dei risultati positivi, quindi
Qui abbiamo colto i messaggi principali, si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!